Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Per chiunque non mi conoscesse, io sono Rino e nella vita faccio il musicista e il produttore e sono sempre stato quell'amico a cui chiedere consigli tecnici sulla strumentazione o cose del genere. Tralasciando le chiacchiere, cosa serve per produrre musica nel 2025? Non è importante la quantità di strumentazione che si ha, ma la conoscenza approfondita di quella strumentazione. Fatta questa grande premessa, cosa serve per produrre? Innanzitutto abbiamo bisogno di un computer e qui non scenderò nei dettagli specifici, poiché è molto probabile che la maggior parte di voi abbiano già un computer. L'importante è avere un processore non troppo datato e almeno 8 GB di RAM. Ma se vi dovessi consigliare un computer che comprerei ad oggi se stessi iniziando a produrre musica, sicuramente vi direi un Mac Mini a partire dalla generazione M1. Questi computer sono perfetti ed hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma tranquilli, anche se non avete un Mac Mini potete tranquillamente fare musica su un Intel Core i5 o qualsiasi altro dispositivo. Tralasciando il computer abbiamo bisogno di una DAW, Digital Audio Workstation, semplicemente un programma che ci permetta appunto di lavorare con l'audio. A questo punto, se avete Mac, io vi consiglio senza dubbio di iniziare con GarageBand, poiché è un programma completo per iniziare a lavorare con la produzione musicale, ha degli ottimi VST, quindi degli strumenti integrati che sono fatti benissimo e offre tutte le funzioni principali per poter iniziare a divertirsi. Se invece avete Windows, ma in realtà questo è disponibile anche per Mac, vi consiglio Reaper, poiché è un software super affidabile, fatto strabene, che funziona benissimo. Inoltre vi pongo sul piatto delle nuove alternative che stanno uscendo negli ultimi anni e secondo me sono molto valide per l'apprendimento. Infatti io le utilizzo a scuola con i ragazzi per dare un approccio alla produzione, e sto parlando di due DAW che sono accessibili direttamente dal motore di ricerca e sono BandLab e Soundtrap. Secondo me queste sono ottime per iniziare ad avere confidenza con il linguaggio della produzione musicale, per iniziare a giocare con i loop, con gli strumenti, con la registrazione audio e con l'editing in generale. Dopo aver fatto questa panoramica sulle DAW, passiamo alle schede audio. Il mio consiglio da questo punto di vista è quello di andare a scegliere delle schede affidabili e che possano durare nel tempo, anche magari se un domani deciderete di fare eventuali upgrade. Le schede che vado a consigliarvi sono principalmente due. La prima è l'Audient TD14, che per quanto mi riguarda è davvero top. Tra l'altro ha una gestione del software veramente fatta bene e quindi penso sia un investimento nel tempo, considerato anche il buon rapporto qualità-prezzo. Poi altro consiglio, Scarlett 2i2, magari consiglio un po' più scontato, però ci sarà un motivo per cui questa scheda è così famosa. La verità è che è davvero fatta bene. Passiamo adesso ai controller MIDI. Da questo punto di vista farò due divisioni sostanziali. La prima è se vogliamo un controller che sia tascabile in un certo senso e quindi possiamo portarlo ovunque vogliamo. D'altro lato invece se vogliamo un controller un po' più esteso che ci permetta eventualmente di scrivere anche delle parti pianistiche. Per la prima option io vi consiglio o la Kai MPK, letteralmente questo ce l'ho da 10 anni probabilmente, l'ho portato ovunque, ha preso un bel po' di botte ma non ha problemi sostanziali, quindi ritengo che sia super utile, ma vi consiglio ancora di più l'LPK25, che è la versione senza i pad, poiché è ancora più trasportabile. Se volete invece un controller più esteso ad un buon rapporto qualità-prezzo, io vi consiglio l'Arturia Keylab 49 oppure nelle versioni più grandi fino ad arrivare a quella da 88 tasti. Queste sono delle ottime soluzioni per chi ha un approccio un po' più pianistico. Prima di andare avanti, se volete supportarmi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi anche i prossimi contenuti, lasciare un like ed eventualmente un commento, soprattutto se avete dubbi, curiosità o se volete anche dare il vostro contributo a questo video. Per quanto riguarda l'ascolto abbiamo due opzioni, la cuffia e le casse. Se dovessi scegliere di investire tra una delle due cose, ovviamente vi consiglierei di investire su una buona cuffia, poiché la cuffia è importante sia in fase di registrazione che in fase di mix, produzione, ascolto. Quindi spenderei qualcosa in più per una buona cuffia e non poco per avere entrambe di bassa qualità. Qualcuno le odia, qualcuno le ama, io sono uno di quelli che le ama e sto parlando delle Beyerdynamic 770 Pro. Secondo me questa è un'ottima cuffia chiusa che vi permette di registrare
poiché appunto essendo una cuffia chiusa i suoni non escono e quindi non li avrete poi in registrazione se avete a che fare con dei microfoni, e poi soprattutto è un'ottima cuffia qualitativamente parlando, comoda da indossare per molte ore e poi molto ben definita. Altro consiglio, parlando sempre di cuffie, è tutta la serie ATH dell'Audio-Tecnica. Io ho le ATH M20X che sono super carine poiché diventano piccolissime da trasportare, infatti le utilizzo principalmente quando ho bisogno di una cuffia da portare dietro, ottima poiché il cavo è molto lungo. Anche per questi modelli la qualità costruttiva è veramente ottima e non vi consiglio di scendere al di sotto di questo prezzo poiché sono un investimento a lungo termine. Per quanto riguarda le casse, se proprio volete un ascolto che non sia in cuffia, io vi direi le Eris con il cono da 3,5 oppure le Yamaha HS5, o ancora, se potete spendere di più, i micro monitor dell'Aiki Multimedia. Su queste ci ho fatto anche un video poiché attualmente sono anche i monitor che utilizzo qui a casa, ma se avete un budget ridotto vi consiglio prima di investire su una buona cuffia e poi eventualmente su dei monitor da ascolto. Passando ai cavi, che siano sia jack che XLR, io vi do un consiglio fondamentale: non sprecate soldi nell'acquistare cavi a pochi euro. Avere un cavo molto economico va bene come backup ma non come cavo principale, quindi meglio spendere almeno 24-25 euro per un buon cavo anziché spendere 5 euro per poi appunto doverlo ricomprare ogni mese. Da questo punto di vista il mio consiglio è: cercate di prendere dei cavi che abbiano dei connettori Neutrik, poiché l'investimento vale a lungo termine. Magari ve ne linko qualcuno in descrizione, come tutte le altre cose che vi sto elencando all'interno di questo video. Poi ovviamente sta a voi scegliere, ma il mio consiglio è questo qui. Abbiamo parlato di schede audio, tastiere MIDI, cuffie, cavi. A questo punto manca un grande argomento, che sono i microfoni. È un argomento troppo grande da trattare in un solo video. Il mio consiglio è: se non conoscete la differenza tra un microfono dinamico e un microfono a condensatore, la prima cosa che dovete fare è farvi un po' di cultura su questo argomento, quindi andate a studiare prima di fare qualsiasi tipo di acquisto. Ma per farvela semplicissima, un microfono dinamico è un microfono molto meno sensibile rispetto a un microfono a condensatore. Se io dovessi comprare ad oggi un solo microfono che mi funga negli anni da investimento, allora io sceglierei senza dubbio un SM57 e lo accoppierei eventualmente, come potete vedere, ad un pop filter che vi permette di utilizzarlo tranquillamente anche come microfono voce. L'SM57 è un microfono che tutti hanno, dai principianti ai migliori studi di registrazione, e anche qui non è un caso poiché può essere utilizzato in migliaia di situazioni diverse ed è quindi un ottimo investimento per il futuro. Se invece siete dei musicisti classici oppure volete riprendere delle sorgenti stereo, quindi che sia un coro, una piccola formazione da camera o qualsiasi altra cosa, io vi consiglio una cuffia stereo della Behringer che li trovate penso sui 60 euro. Abbiamo fatto il grande elenco della spesa ed è questo quello che più o meno serve per fare musica. Tutto il resto poi ovviamente sono eventuali upgrade che vi permettono di passare a livelli successivi, ma il concetto è sempre lo stesso. L'investimento più grande che potete fare è sempre quello di formarvi, quello di studiare, imparare a capire come funziona un microfono, imparare a capire come è fatta una scheda audio e conoscere al meglio la propria DAW. Senza questo potrete andare ad acquistare anche il microfono più costoso al mondo o la scheda audio più prestigiosa, ma non otterrete alcun risultato. Anzi, spesso è l'opposto, poiché ovviamente maggiore qualità spesso significa maggiore definizione. Di conseguenza, se non sapete gestire determinate situazioni, vi troverete addirittura a peggiorare la situazione anziché migliorarla. YouTube è pieno di video didattici, anzi, se volete approfondire qualcosa scrivetemelo qui nei commenti, mi fa molto piacere provare a portarvi qualche contenuto di questo tipo. Detto questo, io vi auguro buono studio innanzitutto, noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!